Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Examinar, firma, Faber, Ipal, Ritrov, Medic, FSPA, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Examinar? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Examinar durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Examinar? Examinar ha un farmaco a base del principio attivo esomeprazolo magnesio diidrato, appartenente alla categoria degli antiulcera e nello specifico inibitori della pompa acida. È commercializzato in Italia dall'azienda firma Faber, Ipal, Ritrov, Medic, FSPA. Examinar può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Examinar 20 mg 14 compresse gastroresistenti. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Firma, Faber, Ipal, Ritrov, Medic, FSPA. Ricetta. OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo. Esomeprazolo magnesio diidrato. Gruppo terapeutico. Antiulcera. Forma farmaceutica. Compressa gastroresistente. Indicazioni. Examinar ha indicato negli adulti per il trattamento a breve termine dei sintomi da reflusso, esempio pirosi e rigurgito acido. Posologia. Posologia. La dose raccomandata di 20 mg di esomeprazolo, una compressa, al giorno. Potrebbe essere necessario assumere le compresse per 2-3 giorni consecutivi per ottenere il miglioramento dei sintomi. La durata del trattamento ha fino a 2 settimane. Una volta ottenuta la completa scomparsa dei sintomi, il trattamento deve essere interrotto. Se non si ottiene la risoluzione dei sintomi entro 2 settimane di trattamento continuo, il paziente deve consultare un medico. Popolazioni particolari. Popolazione pediatrica. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Examinar nella popolazione pediatrica di età inferiore a 18 anni nell'indicazione. Trattamento a breve termine dei sintomi da reflusso, esempio pirosi e rigurgito acido, AEROS. Compromissione della funzionalità renale. Nei pazienti con funzionalità renale compromessa non ha richiesto un aggiustamento della dose. In ragione dell'esperienza limitata nei pazienti con insufficienza renale grave, questi pazienti devono essere trattati con cautela, vedere paragrafo 5.2. Compromissione della funzionalità epatica. Nei pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata non è necessario un aggiustamento della dose. Tuttavia, i pazienti con compromissione epatica grave devono essere consigliati da un medico prima di assumere Examinar, vedere paragrafo 4 e 5.2. Anziani, a 0-65 anni. Negli anziani non è necessario un aggiustamento della dose. Modo di somministrazione. Le compresse devono essere ingerite intere con mezzo bicchiere di acqua. Le compresse non devono essere masticate o frantumate. Per i pazienti che hanno difficoltà di ingestione, le compresse possono essere disperse in mezzo bicchiere d'acqua non gassata. Non deve essere utilizzato nessun altro liquido in quanto il rivestimento enterico può dissolversi. Mescolare fino a che la compressa non sia disintegrata e bere l'acqua con i granuli immediatamente o entro 30 minuti. Sciacquare il bicchiere riempiendolo a metà d'acqua e bere. I granuli non devono essere masticati o frantumati. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, ai sostituti benzimidazolici o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Esomeprazolo non deve essere usato in concomitanza con Melfinavir, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I pazienti devono essere istruiti a consultare un medico se hanno una significativa perdita di peso non intenzionale, vomito ricorrente, disfagia, ematemesi o melena e quando si sospetta o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti.
Effetti di esomeprazolo sulla farmacocinetica di altri medicinali. Poiché copyright esomeprazolo ha un enantiomero dell'omeprazolo è consigliabile considerare le interazioni osservate con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Esomenar. insieme ad altri farmaci come Eurosatazanavir Accorda Euro, Eurosatazanavir Dottor Redisa Euro, Eurosatazanavir Crca Euro, Eurosatazanavir Milana Euro, Eurosatazanavir Sandoza Euro, Eurosevotazza Euro, Eurosreietax, Capsula Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Esominar durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Esominar durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Per quanto riguarda l'esomeprazolo, i dati clinici sulle gravidanze esposte sono insufficienti. Con la miscela racemica, omeprazolo, i dati provenienti da studi epidemiologici su un numero maggiore di gravidanze, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati osservati effetti. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Mal di testa, dolori addominali, diarrea e nausea sono tra le reazioni avverse più comunemente riportate negli studi clinici, e anche dall'uso dopo la commercializzazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'esperienza sul sovradosaggio intenzionale è attualmente molto limitata. I sintomi descritti relativamente a 280 mg sono stati sintomi gastrointestinali e debolezza. Dosi singole di 80 mg di esomeprazolo sono state prive di conseguenze. Non si conosce un antidoto specifico. L'esomeprazolo si lega estensivamente alle proteine plasmatiche e pertanto non è velocemente dializzabile. Come in qualsiasi caso di sovradosaggio, il trattamento deve essere sintomatico e devono essere utilizzate misure di supporto generali. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori della pompa protonica, codice ATC. A02BC05. Esomeprazolo è l'S-isomero dell'omeprazolo e riduce la secrezione di acidi gastrici attraverso un meccanismo di azione specifico e selettivo. AE, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'esomeprazolo è acido labile e viene somministrato per via orale in granuli gastroresistenti. La conversione in vivo nell'R-isomero è trascurabile. L'assorbimento dell'esomeprazolo è rapido, con livelli plasmatici massimi raggiunti, dati preclinici di sicurezza. Studi preclinici a Eurosbridging Euro-S non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute, genotossicità e tossicità riproduttiva. Studi di potenziale cancerogeno nei ratti trattati, elenco degli eccipienti, microgranuli. Copolimero dell'acido metacrilico etilacrilato, 1,1, dispersione al 30%, talco, trietilcitrato, ipromellosa 3-CPS, sfere di zucchero, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa, glicerolo monostearato 40-55, polisorbato 80, nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Esominar a base di esomeprazolo magnesio diidrato sono Nexium Control. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.